Ciao ragazzi, prima di iniziare vi chiedo scusa, ma in questo video ci sono dei problemi di audio. Provato a sistemarli, per fortuna sono molti meno rispetto allo scorso video. Cercate di vedere comunque il video. Grazie per la pazienza e buona visione. Ciao bonsaisti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi, dopo aver fatto video approfondimento sugli aceri, vi voglio portare questo video approfondimento sui lecci. Vi andrò a mostrare i miei lecci, come sapete ne ho ben 5, non si direbbe che sono la mia essenza preferita e proprio per questo motivo ho deciso di farvi questo video in cui ve li faccio vedere un po' tutti, in cui vi spiego un pochettino come sono e come trattarli, diciamo. Non sono un massimo esperto, però comunque ci provo a portarvi la mia testimonianza. Innanzitutto partiamo da come riconoscerli. I lecci presentano un tronco di questo tipo, ovvero marrone, grigio marrone, perché vedete qui è un po' grigetto, screpolato così quando la pianta ha già una buona età avanzata, mentre quando la pianta è abbastanza giovane presenta semplicemente questo grigio. Tronco grigio, pianta giovane. Tronco grigio screpolato, pianta molto avanti con l'età. Diciamo che forse inizia a venire il tronco così intorno ai 10 anni, su per giù, poi magari sbaglio, però comunque dipende anche dalle situazioni in cui si trova la pianta. Magari piante di 20 anni hanno ancora il tronco non screpolato, bisogna vedere un attimino i singoli casi. Le foglie invece sono solitamente così, frastagliate, con questa tipo seghettatura, e sono leggermente ricurve verso il basso. Questo gli permette di non perdere granché acqua dalle foglie durante i periodi caldi. E sopra, ora queste sono sporche perché sono state trattate con ramato e olio bianco e sapone molle, ma in realtà sono un po' lucide, e anche questo serve, magari qui si vede un po', se vedete, serve a riflettere i raggi del sole. Questi sono due esempi di lecci. Altra cosa molto interessante è il fatto che fa una ramificazione abbastanza fitta, infatti il leccio può essere utilizzato sia come pianta da siepe sia come pianta molto grande che raggiunge i 20-30 metri nell'arco di veramente tanti anni, però può raggiungere veramente una forma molto maestosa. Noi appassionati di bonsai qui in Italia tendiamo a farci molti bonsai perché, per esempio, come questo qui, che in realtà non è niente di speciale, però comunque sta venendo formato abbastanza bene, ci permette di creare buone strutture e piante, secondo me, di ottimo livello. Ovviamente non parlo di questa, parlo di altre piante, però comunque potreste farci dei gran bei bonsai. Quindi queste qui sono due delle mie, e ora passiamo dalle altre e vi finisco di spiegare un po' di cosine. Questo lo conoscete tutti perfettamente, anche lui che l'ha rinvasato quest'anno, e anche il signorino qui. Ora, che cosa vi volevo dire? Vi volevo dire, uno, che queste piante sono sì bellissime, ma bisogna stare un po' attenti a trattarle, perché a livello vegetale, a livello di rami e di foglie, è veramente veramente generosa come pianta, fa veramente tanti rami e ci permette di lavorare molto molto bene. Però piccola nota a cui stare attenti: il marciume radicale può soffrirne parecchio, e anche i rinvasi, o meglio l'attecchimento invaso, soprattutto per le piante raccolte, quindi bisogna starci un po' attenti. Quando raccogliete un leccio con i dovuti permessi e tutto quanto, magari affronteremo questo argomento in un video un giorno. Comunque online ci sono dei video che ne parlano, dei forum che ne parlano. Il leccio dopo il rinvaso va lasciato un attimino
andare molto forte, perché ha bisogno di attecchire. Cioè, per esempio, questo io non l'ho minimamente potato, neanche lui, ma neanche questo qui, che è andato praticamente a impiantare le radici nel vaso sottostante, ma neanche i lecci che vi ho fatto vedere prima, potato per esempio. Cioè io i miei lecci, a parte quello molto dritto che era sulla destra prima, non li ho minimamente toccati durante questi anni. Ho solamente, durante l'anno scorso e quest'anno, ho solamente tolto tutti i getti che partono dalla base per farla ramificare bene. Quindi dopo il rinvaso voi dovete aspettare un po'. Quando vedete che la pianta è partita, ha radicato bene e la vedete molto in forte, molto in confidenza diciamo con il vaso, allora potete cominciare a fare qualche operazione non troppo stressante, ma altrimenti potreste rischiare un pochettino. Però mi sembra che a livello di bellezza di piante stiamo parlando di una varietà che veramente vi permette di fare cose veramente veramente belle. Durante alcune mostre qui in zona comunque si sono visti bei lecci, per esempio vi lascio qui in alto a destra un video della mostra fatta al Vivaio Sampino più o meno in ottobre dell'anno scorso. C'erano lecci veramente veramente importanti e quindi comunque nelle mostre di queste zone sono piante veramente veramente apprezzate e viste soprattutto con degli esemplari spettacolari. Parlando di problemi fitosanitari, diciamo, di insetti e malattie, abbiamo il marciume radicale. Durante i rinvasi per i lecci cercate di mettere sì un terriccio molto drenante, ma andate a metterci un pochettino di materiale organico, perché comunque il leccio ne ha molto bisogno. Si adatta sia a terreni molto calcarei che terreni acidi, quindi è una pianta che veramente ci perdona avere tante cose, è molto robusta, ma noi non dobbiamo andarle contro, tra virgolette, dobbiamo aiutarla comunque. E oltre al marciume radicale soffre di oidio, come tante altre piante, e poi viene attaccato da tantissimi insetti che possono mangiare le foglie o comunque danneggiarle, in primis afidi o simili, ma per esempio io quest'anno sono stato molto in lotta con l'acnaia italica, che ha fatto ciò, ovvero ha mangiato veramente tanto le foglie di questo leccio e qui molto poco per fortuna. Insomma bisogna un po' stare attenti a queste cosine. C'è un'altra malattia comunque funginea molto invadente sul leccio, che è appunto la secca del leccio, che è dovuta a un parassita, a un batterio, che è dovuta a un fungo che praticamente va a portare proprio il secco a livello di rami e tronco nel leccio, quindi bisogna stare un pochettino attenti. Come tutte le piante vanno monitorate e vanno curate eventualmente, come nel momento in cui noi vediamo qualcosa che non va, subito interveniamo e stronchiamo la cosa. Ovviamente fare degli interventi preventivi non fa mai male, per esempio io ogni tanto do il ramato, ogni tanto do il sapone molle, e il sapone molle mi ha permesso di scacciare per esempio tutti gli insetti mangiatori di foglie, perché comunque quando loro vanno a mordere la foglia gli lascia in bocca un sapore sgradevole e praticamente alla fine se ne vanno, perché se tutte le piante del giardino hanno un sapore sgradevole loro vanno via. Però veramente il leccio è una delle varietà autoctone che dà più soddisfazioni e più bella. Non per questo è una pianta che simboleggia forza e resistenza, quindi cosa meglio di questo? Io veramente adoro queste piante. Detto ciò, io spero di avervi dato delle informazioni utili, spero di aver fatto un buon approfondimento. Come al solito, se avete cose da aggiungere o da chiedere, fatelo nei commenti e sono sempre ben accetti.
Vi ringrazio per il supporto che mi date sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale, commentare, condividere il video e mettere mi piace. Mi state dando veramente un forte supporto, ma ne serve ancora, dobbiamo arrivare a 1000 iscritti. Il quasi 80% delle persone che vede i miei video non è iscritta, il che vuol dire che probabilmente avrei una cosa come 2000 se non di più iscritti se tutti si iscrivessero, ma probabilmente ne avrei molti di più di 2000-3000 guardando le percentuali. Quindi forza ragazzi, ce la possiamo fare e cresciamo insieme e seguitemi in questo percorso da non saper fare niente a saper fare qualcosina nel mondo dei bonsai, diciamo. È un diario di viaggio e mi sta piacendo molto fare questo percorso insieme a voi. Vi ricordo che se volete supportarmi gratuitamente per voi, qui c'è il canale Telegram delle offerte, voi potete entrare e comprare qualcosa che io vi ho messo lì nelle offerte, come per esempio prodotti concimi, terricci, vasi, attrezzatura, Dremel, Makita che sarebbe il Dremel più grande, scalpelli, tante altre cose che trovo, e ogni settimana metto offerte differenti in base a quello che trovo in offerta, e se voi cliccate su un link ma comprate qualcos'altro che non è quello che io vi ho proposto, comunque contribuite a supportarmi sempre gratuitamente. Qualcuno di voi l'ha già fatto, io vi ringrazio veramente tantissimo. Detto ciò, noi ci vediamo domenica prossima, sempre alle 19, con un nuovo video. Buon bonsai!